Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi ripareremo insieme questo oscillatore di alta frequenza. Serve per la taratura delle radio, in pratica, degli apparecchi radio. È vecchio, non funziona, me lo hanno portato, è a valvole, funziona con una valvola. Funziona addirittura a 110 volt, qui non si vede ora ma funziona a 110 volt e ci mettiamo lì insieme io e voi, guardiamo cosa può essere che non lo fa funzionare per niente. Lo apriamo, poi lo ripulisco tutto ovviamente insieme con voi e si guarda anche come fare un po' di pulizia che tanti me l'hanno chiesta. E niente, non ho altro da dire. L'apparecchio è interessante perché anche se nella sua semplicità serve e funziona tuttora una volta messo a posto per la taratura delle radio, sicché uno che non lo paga niente, per dire, va benissimo, ci fa tantissime cose perché arriva dalle onde lunghe fino all'FM, sicché va bene. Che vi devo dire? Continuate a guardare questo video e come al solito dovete vedere quello che combino anche questa volta. Buongiorno a tutti, oggi facciamo un piccolo video su questo apparecchiettino qui. Abbiamo allora l'apparecchio è questo, è un vecchio generatore che va addirittura sempre a 110 volt che me l'ha riportato un amico e lo devo sistemare, lo rimette poi in collezione. È messo piuttosto male, come vedete, sporco, non funzionante, va a 110 volt, qui si dovrebbe vedere, e è un apparecchiettino tipo l'oscillatore modulato della scuola Radioelettra, diciamo probabilmente è un pochino più di qualità come concezione. E ho preparato un piccolo set, diciamo, dove c'è l'oscilloscopio, un frequenzimetro che ora sta misurando dei numeri casuali, e dobbiamo fare un attimino all'inizio la prova che non funziona, e poi che non funziona lo sappiamo già, comunque lo attacchiamo un attimino, vediamo che non funziona, poi lo apriamo insieme e vediamo di trovare il guasto insieme, io e voi. Ora lo collego un attimino, vediamo un po' come posso fare, perché dopo magari aumentiamo un attimino il set col computer collegato, però ora allora, mettiamoci un attimino qua. Allora, la prima cosa che facciamo, l'accendiamo, lo sto alimentando a 110 volt tramite il variac, si è accesa la spietta, lui ora si scalda perché ovviamente è a valvole. Spostiamo l'inquadratura e io qui all'uscita, questi sono i suoi cavettini in dotazione con un coccodrillo e un puntale. Allora ci attacchiamo il frequenzimetro e ci attacchiamo anche l'oscilloscopio e lui ovviamente dovrebbe già dare qualcosa, invece l'oscilloscopio continua a dare numeri casuali e invece il frequenzimetro continua a dare dei numeri casuali e l'oscilloscopio non mostra assolutamente niente. Diciamo che ora, messo come ora, dovrebbe tirare fuori circa 30 MHz. Vediamo un attimino. Allora, è messo sulla E, la E è questa, si vede magari male comunque, e la lineetta è su circa 30 MHz. Invece, come si è visto, non tira fuori, come direbbe qualcuno più sboccato di me, una mazza di niente. Oscilloscopio morto, frequenzimetro ancora numeri casuali che capta con tutte le spurie che ci sono in giro per questo laboratorio. Allora io farei una cosa, lo apriamo insieme e vediamo intanto di individuare il guasto di questo apparecchiettino qui. Per smontarlo ha solo questa vite qui, perché ora la togliamo e lo apriamo.
vite tolta, e ecco, è tutto qua, diciamo, è tutto qua dentro. Facciamo uscire un po' di cavo. Ecco, vediamo un attimino come mai, diciamo, non funziona. C'è semplicemente una valvola. Questo è lo stadio di alimentazione, composto semplicemente dal trasformatore, che è questo, e poi c'è un diodo solo raddrizzatore. Vediamo se l'avvicino un attimino. C'è solamente questo diodo raddrizzatore e poi questo condensatore di livellamento e qualche resistenza. Questo, diciamo, è semplicemente il circuito dell'alimentatore. Il condensatore variabile, che è questo, che servirà per la sintonia, vedete che si muove, una valvola, e abbiamo una serie, il commutatore, che è questo, e una serie poi di bobine che imposteranno, diciamo, le varie frequenze, e muovendo il condensatore variabile, che è questo, si varia la frequenza. Allora, la prima cosa che farei io è, vediamo, non lo vedete, lo vedo io, questo condensatore è brutto e vecchio, sicché intanto io, si vede male, comunque cambierei questo condensatore qui, anche se l'apparecchio si accende, così, diciamo, facciamo il lavoro pulito. E poi io ce l'ho di scorta e la potrei sostituire direttamente. Comunque guardiamo se è la valvola che non funziona, perché sono le prime cose da fare. Allora, il condensatore, ripeto, si potrebbe non cambiare intanto e provare la valvola, ma tanto, siccome lo voglio cambiare, io lo cambierei direttamente e poi andrei a controllare, diciamo, la valvola. La controlliamo con un provavalvole. Non c'ho un grandissimo provavalvole perché non lavoro con le valvole, ma ci dirà se funziona o se non funziona. Diciamo che a occhio e croce l'imputata più, diciamo, probabile è proprio la valvola. Allora procedo con la rimozione del condensatore e la sostituzione del condensatore stesso. Allora, per rimuovere il condensatore non andrei troppo sul sottile, dopo ci risaldiamo sopra e lo tagliamo proprio, così magari lo testiamo anche se fosse buono. Questo lo cambio perché, insomma, è un apparecchio molto vecchio questo qui, e poi mi sembra un po' gonfio questo condensatore qui. Lo tagliamo, basta ricordarsi che va qua. Ecco fatto. Questo è un condensatore, vediamo se si vede, eccolo qua. Se vedete è un pochino gonfio qui, in questo punto qui. Lo proviamo e poi, comunque, come si è detto, lo sostituisco lo stesso. È 160 volt, 47 microfarad. Allora lo proviamo un attimino. E onestamente non sarebbe nemmeno malaccio. Comunque, siccome inizia a gonfiarsi, siccome è vecchio, lo cambio. Ce n'ho uno da 47 microfarad, 200 volt, e ci monterò quello. L'ho appiccicato con un pochino di biadesivo di quello serio da carrozzieri, perché c'avevo un condensatore che era in verticale, non in orizzontale, e ora ce lo saldo in maniera che non si muove più. Ecco fatto. Questo qui è un condensatore della ITT che per un po' va avanti sicuramente. Un'altra cosa che voglio fare è di togliere subito lo spinottino, il cavo d'alimentazione, in maniera che nel frattempo posso anche lavare la custodia metallica prima di lavare il frontale. Intanto lavo quella, come al solito, un pochino prima di stagno per rinvivire, diciamo, le saldature.
e togliamo il cavetto d'alimentazione in maniera che mi permette di smontare ecco così mi permette di smontare la custodia per poterla lavare. La custodia è stata lavata, ovviamente rimangono dei puntini di ruggine, ma quello esula da il lavoro che dobbiamo fare oggi. Però tutto lo sporco accumulato in tantissimi anni se n'è andato, perlomeno ora è pulita. E ora la rimetto in maniera che dopo, quando smontiamo la valvola, almeno la custodia è pronta. Risaldiamo, anzi risaldo, perché sono solo i fili dell'alimentazione. Ecco fatto. Ora possiamo smontare la valvola e mi organizzo con il provavalvole. Eccola qua. È una 12 AT7, si vede male, sembra un 1 ma è un 7. Allora spero che si veda bene. La 12 AT7 è un doppio triodo, perciò bisognerà testare tutte e due le sezioni della valvola spostando questi ponticelli qui. In realtà il ponticello che andrà spostato sarà questo e mi pare il numero 6. Ora dopo guardiamo, vediamo un attimino. Se va sulla riga verde o se la oltrepassa, meglio ancora, vuol dire che il triodo, la valvola funziona, in questo caso il triodo. Una parte, perlomeno una sezione di questa valvola qui funziona, direi, molto bene, perché se si ferma qui dove c'è il punto interrogativo è incerta, sul rosso è sicuramente da sostituire. Se non si muove è guasta proprio del tutto, non è solo esaurita ma è proprio guasta. In questo caso qui è andata a fondo scala, sicché diciamo una parte perlomeno del triodo funziona. Ora sposto i selettori e proviamo l'altra parte del triodo. Ho spostato i selettori, prima il numero 1 era su A, ora per testare l'altra parte invece c'è il numero 6 su A. Questi due selettori alimentano il filamento e sono rimasti identici. Allora accendiamo. Vediamo se era la valvola o se bisogna cercare il guasto in qualche altra parte del circuito. Per ora non si muove nulla e direi a questo punto che la valvola è andata. Aspettiamo un attimino che si scaldi bene. No, direi che ovviamente la valvola è andata completamente, sicché una parte proprio del triodo non funziona assolutamente. Ora ne metto uno che ho qui in laboratorio e vediamo se poi l'oscillatore funziona. Ora mettiamo la valvola. Questa è la valvola vecchia, questa, e questa qui è la valvola nuova, che purtroppo non è europea, però è l'unica valvola, diciamo, che avevo a disposizione e funzionano comunque. Allora la mettiamo e poi rifacciamo la prova. Allora, generatorino acceso, si dovrebbe leggere circa 8 MHz, ovviamente questa scala qui lascia il tempo che trova. Non so se vedete, perché c'avevo la penna per segnare, l'ho persa, indico con questo. E vediamo un attimino se ora si vede qualcosa sull'oscilloscopio e sul frequenzimetro. Allora, sull'oscilloscopio si vede qualcosa, vediamo cosa, se si legge qualcosa. Non si legge benissimo, ma sono circa 7 MHz e 76. Vediamo il frequenzimetro. Ecco, non sono centrato, ma anche il frequenzimetro 7,76, sicché diciamo che il generatore
ora con la valvola cambiata funziona. Eccolo qua. Allora io prima di fare qualsiasi altra cosa smonterei la parte, le manopoline e darei una pulita a tutto e dopo lo testiamo insieme. Anzi, prima di smontarlo, pulirlo e testarlo, analizziamo un attimino, diciamo, la parte del circuito. Qui vi avevo detto che la parte dell'alimentatore è semplicemente un diodo solo, poi si cerca uno schema, condensatore variabile per variare la frequenza, la valvola oscillatrice. Questi buchini qui che vedete servono per regolare le bobine. Mi sono preso raffreddore. E servono per eventualmente tarare la scala parlante girando i nuclei che ci sono qua dentro a queste bobine qui. Si dovrebbe regolare la scala parlante. Poi va bene, il trasformatore d'alimentazione, qui c'è il potenziometro che regola l'uscita, l'ampiezza dell'uscita banalmente. Qua dopo si gira, ve lo faccio vedere, c'è l'ingresso della modulazione esterna e l'uscita, diciamo, di alta frequenza. Una cosa interessante è, se voi vedete in questo punto qui, vediamo se io riesco a ingrandirla, questa qua è una lampadina al neon e serve per generare la nota, diciamo, di bassa frequenza. Poi vi spiego, ho rilevato un attimino dallo schema, anche se si vede male, il principio di funzionamento. Serve da modulatore, molto semplice e comunque efficace per gli usi che può servire questo piccolo generatore. Ora lo rimonto e smontiamo le manopoline insieme. Ecco qua, le manopoline le ho smontate, sono parecchio sporche. Vediamo se riesco a farvele vedere. Probabilmente è stato in un ambiente abbastanza, diciamo, sporco, con polvere o roba del genere, e le metterò nella pulitrice a ultrasuoni. Una cosa bellina di questo apparecchio è che c'ha la demoltiplica. Se vedete, questo è l'alberino che ruotiamo e questo qui sotto, vediamo se avvicino. Questo è l'alberino che si ruota e questo qui sotto è quello che fa muovere l'indice e è demoltiplicato, e questa è una bella cosa. Poi abbiamo l'interruttore della modulazione, che poi vi spiego com'è, ovviamente l'interruttore dell'accensione, la spia che è semplicemente una lampadina al neon diversa da quella che vi ho fatto vedere prima, la regolazione dell'attenuatore e il selettore delle bande, che eccolo qua. Poi abbiamo un ingresso per la modulazione esterna, se vogliamo metterlo, e l'uscita in radiofrequenza. Ora pulisco tutto e ci ritroviamo. Qualcuno mi ha chiesto come pulire, come si fa a pulire questi oggetti qui in generale, e io lo ripeto, si prende un pochino di sgrassatore dopo averlo provato prima in un punto che non vengano via le scritte. Se non vogliamo smontare completamente il pannello, sto dicendo, ovviamente, lo passiamo su tutta la superficie. Ripeto, prima guardate che non vengano via le scritte, perché se no è un problema. Uno lo passa su tutta la superficie e poi con un pannetto umido lo toglie, dopo averci col pennello passato in maniera che viene via lo sporco. Ovviamente viene via solo lo sporco, non viene via se c'è delle fiorettature dell'alluminio, come in questo caso che ce n'è qualcuna. E uno gli dà una bella passata, poi lo pulisce con il cencino e di solito diventa bello pulito. Occhio alle scritte, come al solito,
perché se vengono via sono dolori. Non c'è trucchi, non c'è cose strane, non è che non lo voglio far vedere perché è un segreto, è una cosa veramente banale. Come vedete sta venendo veramente pulito. Se poi nei commutatori a certi punti rimane un pochino sporco, chiaramente si ripete la procedura. Sempre stando attenti, lo ripeto l'ennesima volta, a non cancellare le scritte, perché qualcuno lo fa e mi è successo le prime volte anche a me, sicché non è una cosa, diciamo, rara, ecco. Ovviamente il pennellino deve essere inumidito, non deve essere che lo bagnate completamente. Ecco fatto. Ora rimontiamo anche le manopoline. Prima di rimontare le manopoline e testarlo vi faccio vedere un attimino lo schema elettrico, che è veramente semplicissimo. Purtroppo non ho trovato niente di meglio che uno schema elettrico semi sbiadito. Comunque questo qui è, diciamo, il trasformatore d'alimentazione che vi ho fatto vedere, che in questo caso qui va a 110 volt. Abbiamo semplicemente il diodo raddrizzatore, una resistenza, un condensatore, quello lì da 47 microfarad che si è cambiato, c'è un'altra uscita che serve per l'alimentazione del filamento delle valvole a 6,3 volt, mentre questa uscita qui è 140 volt. Poi abbiamo qua si vedono le bobine che fanno capo poi al commutatore, che qui non si vede. Qua vediamo un po', si vede malissimo ovviamente. Qua c'è la valvola, il doppio triodo, ve lo faccio vedere così perché purtroppo si vede veramente male, per avere un'idea. E qua c'è l'uscita di radiofrequenza. Questa, allora, di qua, questa qui è la spia al neon che si vede sul frontale, questa è la spia al neon che si vede all'interno e che ora vi spiego come funziona. Se vedete la spia, tramite il commutatorino che è sul davanti, fa la commutazione e va praticamente alla placca della valvola. La commutazione vi faccio vedere come funziona. Allora, questa qui è la lampadina al neon, c'è un condensatore in parallelo e viene alimentata, e praticamente, siccome è nella fase mi accendo e non mi accendo, genera un dente di sega praticamente. Questo dente di sega qui, tramite l'interruttore che vedete sul frontale che c'è scritto audio out, viene mandato alla placca della valvola, a una sezione dove praticamente fa la nota a circa 50 Hz, che può servire per riconoscere che comunque è questo apparecchio che sta trasmettendo. Banalmente, senza aver fatto dei circuiti strani, sfruttano semplicemente una lampadina al neon. È un apparecchio semplice, si poteva fare di meglio, ma hanno voluto fare tutto nell'estrema semplicità e comunque l'apparecchio funziona. Rimontiamo le manopoline. E ecco fatto. Ecco il generatore acceso, siamo sulla gamma più alta, quella che fa praticamente da 40 MHz fino a 108. Siamo a circa 100 MHz, lo vedete dalla scala qua, e ora vediamo se modula, se la frequenza è giusta e compagnia cantante. Questa è la portante che si vede con l'oscilloscopio, non è bellissima ma insomma. Se metto la modulazione viene fuori così.
siamo in FM e vediamo la frequenza, diciamo ci siamo perché sono 103, cioè fa anche troppo per essere una scala parlante analogica. Passiamo un attimino, mettiamolo su questa scala qua, la scala E va da 11 fino a 38 MHz, mettiamoci circa 30 MHz, ci siamo, è la scala questa qui rossa, siamo a circa 30 MHz e vediamo cosa ci dice il frequenzimetro. Questa è la forma d'onda in qualche maniera, ma comunque la frequenza è quella e siamo 29,4 MHz, sì che anche questa scala più o meno c'è. Ora ci spostiamo, siamo sulla scala D, la scala D arriva fino a circa 10,9 MHz, mettiamoci su 8 MHz, siamo a circa 8 MHz, guardiamo il frequenzimetro, sono 8,11 MHz, ci possiamo stare, guardiamo l'oscilloscopio, questa è la forma d'onda e se accendo la modulazione qui si vede bene che è un dente di sega praticamente. Proviamo anche la scala A, ci mettiamo su 200 kHz circa, eccolo lì, 200 kHz e il frequenzimetro indica anche lui 200 kHz, sicché direi che l'apparecchio, per piccolo e vecchio che sia, funziona. Se ora vogliamo fare una prova con una radio, proviamo un attimino con l'FM, ho messo la radio in FM, la alzo e io metto la modulazione, ecco qua che si sente, la modulazione si sente, sicché direi che le prove sono state fatte, l'apparecchio è stato ripulito e riparato e direi che ci salutiamo ora. Allora il video è finito, l'apparecchietto, dicevo, è stato riparato e niente, è stata una riparazione anche facile, si poteva nemmeno misurare la valvola, cambiarla direttamente, ma mettiamo che non avevamo la valvola, abbiamo visto come possiamo testare una valvola anche con un prova-valvole vecchio e non sicuramente performante come quello che ho io. Niente, sicché come al solito mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, ovviamente, e chi non l'avesse fatto si iscriva al canale, che a me fa piacere, tanto a voi non costa niente, e seguitemi poi per altri video. Chi vuole abbonarsi al canale lo può fare, che mi fa piacere anche quello, e noi, come dire, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!